Salve a tutti ragazzuoli, benvenuti in un nuovo video, io sono Rick e questo è Calasus Art. Oggi andremo a trattare un tema molto interessante che potrà esservi utile soprattutto se fate cosplay e volete fare un personaggio un po' più particolare. Infatti oggi andremo a parlare del trucco prostetico, ovvero la realizzazione e poi l'applicazione di protesi, in questo caso in lattice, che andranno a cambiare totalmente forma al nostro viso e al nostro corpo. Visto che i modi per fare le protesi sono molteplici e lo sono anche quelle per applicarle, e visto che sono molto in fissa adesso con l'attacco dei giganti, ho deciso di prendere alcuni dei 9 giganti e utilizzarli come soggetti per far vedere come si possono creare delle protesi da applicare per trasformarsi in questi giganti. E ovviamente quale poteva essere il primo a rappresentare questa nuova rubrica che andremo a fare insieme? Beh, ovviamente il Titano Colossale, il dio della distruzione. Però non sarà ovviamente quello che conosciamo tutti, ovvero la versione Titano di Berthold. Ho deciso di optare per un altro gigante colossale, un gigante colossale che abbiamo visto solamente nella 4ª stagione e che è il Titano Colossale di Armin. Beh, perché iniziare con Armin, dite voi? Perché Armin è carino pure quando distrugge città intere e fa esplodere navi. Beh, bando alle ciance e io direi di iniziare il tutorial. Per realizzare la nostra protesi, prima di tutto andiamo a fare la scultura e utilizzeremo l'argilla messa sopra una testina di polistirolo. Quello che andremo a fare è aggiungere materiale alla nostra scultura per avere una maggior superficie da lavorare e da smussare per creare maggiori dettagli. Inoltre, utilizzando degli strumenti per scultura che sono ormai facili da trovare anche su vari siti web o per esempio dai Brico, andiamo a smussare diversi dettagli per aggiungergli qualità. Andremo a utilizzare dell'acqua per smussare i dettagli che al momento sono molto grezzi. Il consiglio che posso darvi è quello di osare nella scultura, non abbiate paura nel togliere troppo materiale. Più il dettaglio è definito, ovviamente migliore sarà la qualità della protesi che otterrete. E questa è la nostra scultura finita. Per andare a fare il nostro stampo useremo il gesso alabastrino. Infatti questo, mischiato insieme all'acqua, andrà a creare un sarcofago molto resistente per il nostro stampo. Tolti tutti i rimasugli di creta all'interno dello stampo e poi pulita, andremo a colare il lattice liquido. Il lattice liquido, una volta collocato all'interno del nostro stampo, dovrà essere messo in tutte le parti dello stampo per ottenere poi alla fine un risultato molto omogeneo e l'eccesso ovviamente viene tolto. Per rendere più resistente la nostra protesi andremo a mettere, soprattutto in alcune parti, la carta assorbente. Questa, mischiata insieme al lattice, andrà a creare una sorta di impalcatura
all'interno della nostra protesi, soprattutto in alcune parti come gli zigomi e la fronte. Ovviamente andremo a tagliare tutte le parti in eccesso, gli occhi e la bocca, per avere poi la nostra protesi finita. Ora però abbiamo bisogno di una calotta, perché il nostro gigante è calvo, quindi andremo a prendere una tastiera per calotte che si trova sul link in descrizione e con del talco andiamo ad opacizzarla e poi andremo a mettere con una spugnetta o con un pennello, in base alla vostra preferenza, il lattice liquido. Andremo ad asciugarlo con un phon per accelerare il lavoro. Andremo a fare questa operazione almeno per un 7 o 10 volte, in base a quanto deve essere resistente la vostra calotta. Sempre con del talco ed un pennello andremo ad rimuovere la nostra calotta. È arrivata la parte del trucco. Ora dovete denudarvi per fare questa operazione, almeno in parte. Con del gel o della cera andiamo a appiattire i capelli. Questa operazione servirà per rendere più comodo l'applicazione della calotta. Usando un cotton fioc andremo a applicare il lattice liquido ai contorni della nostra capigliatura. Questo fungerà da collante e da base per applicare appunto la calotta. Con un phon andiamo a renderla appiccicosa, in modo tale che una volta che andremo ad metterla sopra la nostra testa si appiccicherà quasi subito. Poi, usando altro lattice liquido, andiamo a sigillare in modo tale che la nostra calotta sia assicurata e non si sfili durante l'applicazione delle altre protesi. Ora useremo della plastilina teatrale per coprire le nostre sopracciglia. Questo ci servirà a proteggerle dal lattice ed evitare quindi una ceretta alle sopracciglia. Con una spugnetta andiamo a applicare ora il lattice in altre parti del corpo, soprattutto le parti più esposte. Queste saranno quelle che avranno maggiore contatto con la nostra protesi. Andiamo a applicarla facendo molta attenzione e evitando di creare delle pieghe. Ovviamente dovete fare molta attenzione quando lo applicate vicino al contorno degli occhi. Andiamo ad aggiungere alcuni dettagli e andiamo a sigillare e creare spessore usando il cotone. Il cotone mischiato al lattice creerà un particolare effetto carnoso che in questo caso può servirci molto. Ora useremo gli aquacolor, il rosso e il nero mischiati per creare la base del colore del nostro personaggio. Ora con un color carne nel bianco andiamo a dare la base invece per la parte della pelle, tra virgolette, del nostro Armin. Con un nero molto diluito andiamo a dare profondità nella parte dove ci sono i denti esposti del gigante. Ora andiamo a dare maggiore luminosità alla protesi, mischiando il color carne con il bianco e il giallo. Ora, sfumando in nero, andremo a creare tutte quelle infossature che sono presenti nel personaggio del titano colossale di Armin.
andiamo a creare anche tutte quelle striature tipiche della fibra muscolare. Allo stesso modo useremo il bianco fatto sempre a strisce per risaltare di più un effetto muscolatura in tutte le parti che ci interessano del nostro corpo. Infine andiamo ad aggiungere diversi dettagli usando il bianco o il nero dove serve. E infine avremo completato il nostro make-up. E alla fine abbiamo ottenuto il nostro anime. Devo dire che sono abbastanza soddisfatto del risultato. Certo, è più vicino alla versione del manga che quella dell'anime. L'anime è stato un po' modificato dallo studio Mappa. Mannaggia voi. Alla fine per fare il trucco ci ho messo circa 3 ore e un paio di giorni alla fine per realizzare la scultura e il calco. Ora capisco che tante cose possono sembrarvi complicate, però vi assicuro che se ci prendete un po' la mano diventa una cosa molto molto naturale e vi aprirà un mondo, ragazzi. Arrivati a questo punto io non posso far altro che ringraziarvi e vi chiedo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto e da commentare qua sotto cosa magari vi piacerebbe vedere in futuro nei prossimi video. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Wow, sfumeggiante.